è uscita fuori una partita con dei contenuti comunque interessanti tra Juventus e Lazio. Sono andato a vedere innanzitutto un dato: 34 tiri per i bianconeri. 34 sono tanti, è un numero grosso, diciamo così. E sono andato appositamente perché poi è un qualcosa che lo dicevamo e lo stiamo sempre più ogni volta confermando. Forse c'è ancora questo tasso di conversione che è troppo basso, nonostante oggi ci siano stati 2 gol, assolutamente. Poi una partita che bisogna dire vera, perché la Lazio comunque arriva a Torino, fra un paio di giorni c'è la partita con il Como in Coppa Italia, e quindi tu dici magari è un po' svagata, in questo momento il campionato sai. E invece no, è invece squadra sul pezzo che va avanti 2 gol, e poi è vero, si fa rimontare, ma ha avuto anche 2 o 3 palle gol importanti proprio per chiuderla, e non era affatto scontato. Comunque, a partire dal secondo tempo, ragazzi, ecco, che vista da fuori, da spettatore, so belle partite queste, ecco, so belle partite. Non ne capitano così tante, e proprio per questo voglio sottolinearlo. Ne parliamo prima, come al solito vi invito a lasciare un like per soddisfare l'amico algoritmo che come al solito sta sempre lì, no, a cibarsene. Se volete iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti, e domani comunque abbiamo sia l'Atalanta sia la Roma che appunto, no, gli fa gioco questo pareggio, può assolutamente portarsi di nuovo a affiancarsi. Oh, è un campionato comunque che ancora ci regala tanto, assolutamente. Quindi iscrivetevi se volete seguire i prossimi contenuti. Grazie signori miei, grazie davvero per il sostegno, per il supporto e tutto. E sì, un evento che nel primo tempo ha condotto la gara, ha spiazzato anche un po' l'avversario con, diciamo, 4 idee, ormai sapete i tatticismi. E però devo dire che la Lazio, mi sento di dire, scusate, ha anche retto bene. Nel primo tempo ha retto, perché è vero, ci sono state delle situazioni, qualche tiro di Coppa Miners, il colpo di testa di Bremer, qualcosina che in questo momento mi sfugge sicuramente, ma è stato un Juventus in controllo, ma mi- la Lazio c'era. Poi bisogna dirlo, c'è stato un episodio arbitrale, e ormai ce n'è sempre uno, ovviamente, e per quelli che per le casistiche, diciamo così, per quello che vediamo oggigiorno, mi sembra anche abbastanza solare il rigore che poi non è stato concesso. Lo dico perché Marelli, andando a valutare il regolamento, ci dice che non c'entra una mazza che poi la palla non sia più lì, no? Non sia come si dice in questi casi, a disposizione del giocatore, comunque nel controllo della Juventus, ma non c'entra nella fattispecie. E quindi questo ci pone a dire che poi c'è stato un contatto assolutamente netto, e quindi io non lo so. Onestamente, sapete dove faccio fatica? È quando vai a vedere un VAR che ti va a richiamare su un qualche tocco minimo, e poi qui non interviene. Io non è facile, cioè non è capisco che qualsiasi tifoso, e per tante volte i tifosi laziali, giustamente hanno avuto anche da ridire, capisco che ognuno si possa sentire stranito, perché ogni volta succede qualcosa che non riusciamo a comprendere. Detto ciò, la Juventus ancora una volta un po', anzi, levo un po' autolesionista, perché nel controllo non aveva praticamente subito nulla, nella gestione e tutto il resto, ancora una volta poi commette un errore, per merito sicuramente dell'aggressione, della bravura anche dello stesso Maldini, che secondo me ha fatto una buona gara. Io non stravedo per Maldini, non stravedo nel senso che non vedo quel giocatore che magari può crescere, non lo so, ma mi auguro di sbagliare, per carità, magari avesse la stessa aura del padre o del nonno, magari ne gioverebbe il calcio italiano. Per oggi bene, oggi bene nella fattispecie, però lì Locatelli non puoi commettere un errore del genere. Poi un errore del genere ti portano a spingerti in avanti, ad allungarti, a concedere più spazio. E nel secondo tempo, grandissima, parto dalla giocata
del mediano laziale biancoceleste, Cataldi. Bellissima palla, bellissima. Fatemi sottolineare il gesto tecnico, lodevole, senza ombra di dubbio. Bravo anche Saxen, molto, a porta, per favore. Meno bravo, senza ombra di dubbio, il portiere di Gregori, che se mi sento di dire un portiere, ecco, io non so mai per forza di cose, però in quel caso un portiere di livello, tiro centrale, da posizione abbastanza delineata, quindi non aveva neanche tutto l'angolo del mondo, ma il tiro era abbastanza centrale, lì la devi prendere. Quindi la partita si complica, per forza di cose la Juventus attacca con più uomini e questo fa sì che hai anche un indice di pericolosità più alto. Allo stesso tempo la Lazio ha avuto 3 palle gol clamorose delle Bashiro, Taylor e nel finale quella di Noslin, e non l'ha chiusa, e non chiudendola la Juventus gioco forza poi è riuscita a pareggiarla, perché poi la Juventus, ecco, secondo me è entrato molto bene Boga, adesso ha anche delle soluzioni interessanti con Zegrova da una parte, appunto, che pure lui è entrato dopo. Se tu Zegrova, Yildiz, Boga a ridosso, alle spalle della punta, non è poca roba. Poi il solito Calulu, il solito McKennie, che sono i giocatori che secondo me più di tutti meritano una menzione e una lode. Come dicevo prima, la Juventus arriva, sono tante le partite in cui crea tantissimo, adesso forse sono anche fin troppe, e non riesce a convertire abbastanza. Poi oggi magari non è quello, ribadisco, il problema, perché tu oggi i 2 gol li fai e che ne subisci 2, e di questi 2 entrambi sono assolutamente evitabili, soprattutto il primo non lo puoi prendere il primo. Nel secondo c'è la bravura, anche ribadisco, di un giocatore come Cataldi, del fatto che riesce a mettere sta palla, e del portiere che può fare meglio. Il primo non lo puoi prendere, poi vedi, la paghi, e oggi esce fuori un pareggio che comunque alla fine dei conti è comunque un buon pareggio, perché arriva contro una Lazio che, seppur le critiche, più che critiche, la situazione ambientale è interna, che conosciamo benissimo, no? La protesta dei tifosi, le dichiarazioni di alcuni giocatori, sappiamo la situazione, il rapporto con il proprietario e tutto il resto. Eppure è una Lazio che è credibile in campo, una squadra che di certo non ha abbandonato la guida tecnica, anzi c'è il lavoro. Ribadisco, c'è una squadra che nel primo tempo comunque ha tenuto assolutamente botta, e nel secondo, quando poi si è allungata, ha fatto quello che doveva fare. Non è riuscita a reggere ai colpi della Juventus, ma non è è mancata nel non segnare e realizzare il terzo gol. Questo è il dunque. Però alla fine, per quello che abbiamo visto, credo che sarebbe stata anche troppo forse una vittoria. Credo che il pari ci stia. Ripeto, soprattutto perché c'è quell'episodio iniziale che un po' condanna la Juventus a, no? Non avere avuto quell'occasione di sbloccarla, anche se poi, ribadisco, quando sei forte, devi sempre andare un po' oltre, e quando tiri 34 volte, ancora una volta mi sento di dire che adesso c'è il gioco, c'è la squadra che arriva con facilità, però ancora manca quella qualità, quella cattiveria nei momenti, nella gestione della palla. Vedi Locatelli, proprio perché comunque l'allenatore, lo diciamo sempre, gli allenatori ti cambiano il gioco, la proposta, però poi la qualità dei giocatori, ragazzi, non può essere secondario, e non lo è, senza ombra di dubbio. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, like, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschio. Buon e buon Noel.